mi svegliò proprio il terremoto. Sai quando dentro di te pensi e speri, dici ma io spero che l'epicentro non sia l'Aquila, anche perché sto a Roma. Poi infatti ho cominciato a chiamare i vari numeri di cellulare, mia madre ce l'aveva spento. Tanto mi risponde un amico e mi dice guarda purtroppo non so sotto casa tua, ma qui sopra è crollato tutto. Anche quando ho saputo questo ho pensato subito a mia madre, la prima cosa che ho fatto mi sono messo la tuta e sono partito immediatamente alla Porta dell'Aquila. Mentre venivo quindi sull'autostrada, non scorderò mai questo, incontravo colonne e colonne di auto della protezione civile e di vigili del fuoco soprattutto. Mentre mi avvicinavo all'Aquila Centro, iniziavo a vedere case in periferia crollate tutte. Quello che è successo sembrava di stare in guerra, guarda, una cosa irripetibile, triste, triste, triste. Appena sono arrivato sotto a casa ho cercato mia madre disperatamente. Come l'ho trovata, l'ho vista che poverina stava sotto casa su una panchina, ancora con tutti i calcinacci che le erano caduti in testa, e si è salvata grazie appunto a degli studenti sotto casa che non smetterò mai di ringraziarli, che sono saliti e l'hanno fatto uscire loro, in quanto un armadio a muro si era spostato proprio con il terremoto e gli si era messo proprio davanti la porta, quindi mia madre era bloccata e non poteva uscire. In un incubo, un mare di polvere bianca, gente urlava. Siccome mio padre abitava comunque a 50 metri, siamo andati sopra e sono riuscito a tirare fuori mio padre. Dice non mi hanno fatto niente gli inglesi con 5 anni di prigionia, figurate che mi fa il terremoto, vabbè. Quindi siamo riusciti a passare la notte indenni. Io sono tornato a casa per prendere qualche cosa perché stavo in pigiama con 2 ciabatte sinistre, non c'avevo niente. L'odore che si respirava acre delle macerie. Il giorno stesso, e non scorderò mai questo, il rumore delle sirene, delle ambulanze, dei vigili del fuoco che non smettevano mai. Era un continuo susseguirsi di quei suoni che anche oggi, lo vedo anche con mia madre, quando sente una sirena va subito un attimo sul chi va là, tra virgolette, è come se stessi rivivendo quei momenti di 10 anni fa. Mio padre, appena la situazione si è sistemata, ha voluto questa scrivania, questo tavolo. Il tavolo era il tavolo dello studio di Italo Foschi e su questo tavolo il 7 giugno si sono incontrati i rappresentanti della Fortitudo, di cui Italo Foschi era presidente, Igliori era il presidente del Lab e il rappresentante della Roman. E dalla loro fusione è nata l'AS Roma. Perché siamo all'Aquila? Perché mio padre è nato a via Forlì 16, dove è nata la Roma. Italo Foschi era il suo padrino di nozze, compare di nozze di mio padre. E considerate che questo è partito da via Forlì, ma poi è andato alla Spezia, è andato a Macerata, è andato a Taranto, è andato a Pola, poi è passato all'Aquila, dall'Aquila è passata al centro dell'Aquila perché si è spostato, è riuscito a sopravvivere a un terremoto e l'abbiamo portato qui. Quando papà non c'è stato più nel 2012, a novembre 2012, ho deciso, facciamo una cosa che può essere bella e utile che rimanga. Io qui sono soltanto il custode dell'organizzatore, il mio piccolo l'ho fatto giocando a rugby tanti anni fa. C'era anche l'orgoglio di portare avanti il nome di chi ci ha preceduto. Ti identifichi con Totti e De Rossi perché è la maglia, cioè l'hanno tenuta nel bene o nel male, con le critiche, con gli infortuni, l'hanno portata avanti.
è quello il romanista. Fare per la Roma non era semplice qui all'Aquila, anzi poi da piccolino non ci fai caso. In classe eravamo o juventini o romanisti, per il semplice fatto che in Italia all'epoca c'erano solo quelle due squadre, i famosi anni '80 dominati da Roma e Juve. La mia scelta è caduta proprio subito, secca, su quei colori, su quella maglia. Il mio idolo da ragazzino era Paolo Roberto Falcao, non mi scorderò mai. In questo contesto è forse un pochino più difficile. È una situazione, penso, particolare e unica. Tu mi hai fatto la domanda all'inizio, il romanista, perché è qualcosa che va al di sopra dell'interesse. Cioè è una passione, punto. Non c'è niente di speculativo, è passione pura. Quindi qua abbiamo i primi abbonamenti proprio in serie 96-97, 97-98, 98-99, per poi passare a quelli più moderni. Alcuni purtroppo mi sono andati persi, non li ho più ritrovati dopo il terremoto. Mi ricordo ancora i primi anni, quando ero ragazzino, andavo in Curva Sud e non conoscevo nessuno, timido, un po' impacciato anche, no? Ma però poi la persona che hai accanto, sia alla tua destra che alla tua sinistra, come per magia, sembra come se tu la conoscissi da una vita, cioè sembra come se tu a fianco c'hai il tuo migliore amico di sempre. Come diciamo noi quando senti la Roma in vantaggio, una delle frasi più belle al mondo, come che sostituisce il ti amo tra virgolette, ma poi quando stai lì in Curva Sud e ti ritrovi 10-15 gradini più giù dal tuo posto, non capisci nulla, gente che ti prende, chi ti abbraccia, chi ti porta fuori la camicia, cioè diventa una festa continua, proprio bellissimo. L'amore per quella squadra la respiri ovunque. Anche quando giri per Roma, non serve andare allo Stadio Olimpico, quando giri per i rioni, per i quartieri di Roma, ti capita di parlare dentro al bar con un vecchietto che ti racconta quel particolare di quel giocatore, capisci tante cose, capisci che le altre squadre non ti daranno mai. Piazza importante, questa la piazza del Duomo, è una piazza importantissima perché qui innanzitutto si svolgeva il mercato cittadino, quindi tutti i giorni trovavamo fior di bancarelle che ti vendevano tutti, dalla contadina che aveva i prodotti alimentari al commerciante di stoffe e così via. Tutti noi da ragazzini venivamo qui la domenica anche, ma per fortuna che queste vecchie abitudini si stanno riprendendo. Venivamo qua, facciamo la camminata, il gelatino, il caffè, tutte piccole, diciamo così, sensazioni positive, belle e abitudini che stanno tornando e che dovranno rimanere sempre in noi, perché rappresentano noi aquilani. Fatto quello che ci è successo per il terremoto, oltre ai danni materiali, è stato uno shock dal punto di vista relazionale, nel senso che l'Aquila aveva 70.000 abitanti, però pur essendo diciamo non particolarmente popolosa, ha delle cose eccezionali, un centro storico che è credo che sia il sesto più esteso d'Italia, ha un'università, a parte la squadra di rugby che c'è una basilica di Collemaggio che è l'unica basilica dove c'è la Porta Santa oltre Roma, però il cuore era il centro storico, perché tu avevi la piazza, il Cardo e Decumano, e c'avevi tutta una serie di portici dove la gente si incontrava, era come un paese un po' più grande con le caratteristiche di una città. I punti di aggregazione erano praticamente non c'erano più. Fatta la sala museo Italo Foschi, ho pensato che diciamo
per la Roma e i romanisti può essere un punto importante. Allora questo è stato un tentativo minuscolo di fare, comunque collegato alla sala museo Italo Foschi, che ha un'eccezionalità perché non ce l'ha nessuno, di fare un club di romanisti, e ci sono i romanisti, siamo stati comunque sempre intorno ai 100 iscritti, quindi è un'occasione per aggregare gli aquilani romanisti in primis, per avere un punto dove stare insieme. Anche questo è una forma, dice, questa è una cosa che è giusto che se la godano i romanisti. Insomma, questa è un l'orgoglio di aver fatto qualche cosa, e l'orgoglio in qualche modo anche di essere, diciamo, con tutte le contaminazioni rugbyistiche aquilane, di essere un romanista. Piccolo modo per gli aquilani per restare insieme, poi per di più aquilani romanisti stiamo bene. Alla fine c'è il Monte Ore, quel Monte Ore che cerchi di viverle nel migliore modo possibile. Io sono stato fortunatissimo perché c'era altissime possibilità che perdesse la vita accanto a me uno dei miei cari. Cioè non posso pensare adesso come potrei vivere senza mia figlia. Cioè, L'animo dell'aquilano è un animo gentile e buono, ed è un animo combattente soprattutto. L'aquila resta in piedi, è vero, non crollerà mai. Pensare che fra qualche anno l'Aquila sarà tutta sistemata non fa altro che riempirci il cuore di gioia e di belle speranze. Mi viene meno sulla Roma, meglio sulla Roma, lo so, è sicuro. Purtroppo è l'unica volta che siamo andati in Serie B, che tra l'altro lo spareggio maledetta al demonio fu fatta all'Aquila col Genoa. Tipo Roma-Barcellona, ancora ricordo come stavo, piumino, maglia e camicia a quadrettini. Quella praticamente rischio di ripeterla all'infinito, perché quando un rito propiziatorio porta bene, come in questo caso, per me va avanti così, insomma.